Amici gattisti, ben ritrovati sul canale. Riprendiamo con la serie di video dedicati a spiegare come sono fatti, come funzionano i gatti delle nevi. Quest'oggi ci occuperemo di cingoli, di come sono fatti i cingoli, di quali sono le loro componenti, le ruote, come sono fatte le ruote, che tipologie di ruote ci sono. Ma iniziamo subito e spostiamoci sui mezzi. Eccoci qua, Lightwolf versione vericello, qui abbiamo un bel 400 e là ci sono altri due Lightwolf, abbiamo un vericello e uno standard. Cominciamo subito. I cingoli sono una delle parti più importanti e caratteristiche del gatto, tant'è vero che loro sono responsabili delle ottime capacità di arrampicabilità di questi mezzi. Nonostante le loro imponenti dimensioni e pesi che abbiamo visto nel video precedente, sono in grado di arrampicarsi su piste molto ripide senza particolare fatica. Vediamo un po' di caratteristiche. Larghezza: i cingoli sono larghi circa 1,5 metri e montati hanno una lunghezza di circa 5 metri. Questo significa che smontati e aperti la lunghezza è doppia, ovvero sui 10 metri. La massa di un cingolo singolo varia tra gli 800 e i 1200-1300 kg, quindi con un cingolo abbiamo una Fiat 500 ad esempio. La massa ovviamente varia a seconda della tipologia di cingolatura. Gatti più piccoli avranno delle cingolature meno pesanti, gatti più grossi avranno cingolature più pesanti, sia perché variano le dimensioni del cingolo, sia perché variano anche i materiali con cui sono fatti. Veniamo adesso a quella che è la caratteristica più curiosa che contraddistingue tutti i mezzi cingolati. Questa caratteristica tecnica è la pressione a terra. Che cos'è la pressione a terra? Indica come viene distribuito a terra il peso dei gatti, così come di qualsiasi cosa abbia una massa che grava su una superficie. Viene misurata in chilogrammi per centimetro quadrato. Immaginiamo di prendere un cubettino i lati di 1 centimetro per 1 centimetro, questo qua è 1 centimetro quadrato. La pressione a terra: quanti chilogrammi si scaricano su questo centimetro quadrato di superficie. Per darvi un'idea dei numeri e per darvi anche dei metri di paragone, consideriamo una persona di 70 kg di peso che ha un'impronta a terra, che è quella dei piedi, di 500 centimetri quadrati. Prendiamo la massa di 70 kg, la dividiamo per 500 centimetri quadrati e otteniamo una pressione a terra di 0,14 kg per centimetro quadrato. Possiamo fare l'esempio di una macchina. Ha una pressione a terra che varia tra i 2 e i 3 kg al centimetro quadrato. Una macchina da corsa un pochino di meno, parliamo tra 1 e 2 kg al centimetro quadrato. I camion, che hanno dimensioni e masse paragonabili a quelle dei gatti delle nevi, invece saliamo a numeri tra i 6 e gli 8, 9, anche 10 kg al centimetro quadrato. E i gatti delle nevi? Qual è la pressione a terra di un gatto delle nevi? La superficie a terra è veramente ampia. Questo fa sì che un gatto delle nevi abbia una pressione a terra che è inferiore a quella di un bambino. Parlando di mezzi standard, siamo a circa 0,05 kg per centimetro quadrato. Per le versioni vericello parliamo di 0,06-0,07. Sono numeri veramente piccoli, meno della metà di una persona di medio peso. Questo si traduce nel fatto che il gatto riesce a sprofondare poco nella neve, meno di una persona, e ad avere grandi doti di arrampicabilità sulle ripide piste da sci. Un'altra caratteristica che volevo che notaste dei cingoli che permette l'arrampicabilità ottima dei gatti delle nevi, al di là della superficie di appoggio che è enorme, le traverse sono completamente o quasi completamente, vedete, conficcate nella neve. Questo perché, a differenza dei nastri, le traverse sono appuntite, quindi la superficie di appoggio che incontra il manto nevoso è estremamente più bassa. Pertanto su ogni centimetro quadro della traversa graverà molta più massa rispetto al nastro. Questo fa sì che la traversa si conficchi facilmente nel terreno. Vediamolo qua lateralmente. Le traverse, essendo solidali tra di loro, cioè non hanno possibilità di avvicinarsi e allontanarsi perché sono legate al nastro, fanno sì che la neve tra le due traverse sia molto compatta. Questo permette un ottimo ancoraggio a terra del gatto delle nevi. Pertanto una volta che la traversa compie il suo giro qua davanti e si va a conficcare nella neve, lei rimarrà piantata esattamente nel punto dove è e le altre si andranno a piantare tutte davanti, ma lo slittamento del gatto sulla neve
è minimo e avviene solamente in condizioni di neve molto morbida e abbondante, e la neve non ce la fa a compattarsi perché ha ancora tanta aria dentro, ma diversamente quando la neve è compatta crea un ancoraggio solido al terreno e può scalare i ripidi pendii. Questo qua che rende i gatti delle nevi dei mezzi così abili ad arrampicarsi su superfici molto scivolose e molto ripide. A questo punto spostiamoci a vedere come sono fatti i cingoli. Le parti che li compongono sono i nastri, le guide ruote, che sono le parti dentro le quali scorrono le ruote e permettono la trazione tramite la ruota dentata che vedremo poi in fondo, e le traverse, che sono solidali ai nastri e alle guide ruota. I nastri sono fatti di una gomma ad alta resistenza e hanno un'anima simile a quella degli pneumatici delle auto, che è fatta di tessuto ad alta resistenza e piccoli fili di acciaio. In questo modo la struttura è molto robusta e, anche se è flessibile, ha una grande resistenza alla trazione. Ai nastri sono avvitate le traverse e le guide ruota, dove vediamo appunto che scorrono tutte le ruote e permettono la trazione tramite la ruota dentata. Vedete che si ingrana anche lei sulle guide ruota e permette la trazione dei nostri cingoloni. La ruota dentata è composta di un materiale sintetico pieno, resistente al freddo e all'abrasione. È un materiale simile al Teflon, quindi ha anche proprietà autolubrificanti. È ottimo dato che è sottoposto a continua frizione con le guide ruota. La ruota dentata è montata su un gruppo epicicloidale comandato da un motore idraulico che si trova qua dietro ed è quello che fornisce la trazione al gattone. La ruota anteriore invece ha la funzione di ruota tensionatrice, ovvero è responsabile di mantenere in tensione i cingoli. Questo fa sì che le ruote non escano dalle guide ruota e non saltino fuori dalla dentata dietro, permettono di avere una migliore trazione. Se il cingolo fosse molle farebbe anche più fatica a piantarsi nella neve e a dare direzionalità al gatto, invece deve rimanere bello teso, come vediamo qua, i nastri sono belli tesi. La tensione della ruota viene data tramite un attuatore idraulico che spinge verso il muso del gatto, in questo senso tende il cingolo. La pressione può essere anche azzerata, perché quando è necessario smontare i cingoli per effettuare la manutenzione o perché il cingolo è saltato fuori dalle guide e quindi il gatto deve essere ricingolato, è comodo farlo senza che sia tensionato, altrimenti sarebbe molto più difficile da chiudere. Le ruote possono essere di due tipi, o come quelle che monta il 400, diciamo tradizionali con copertone e camera d'aria interna, oppure come quelle del Lightwolf, che sono ruote piene, vulcanizzate, non hanno camera d'aria e sono completamente rigide. Le traverse, come vediamo, sono di metallo e hanno una piccola dentatura sulla parte superiore in modo da aiutare la penetrazione della traversa nella neve, e talvolta hanno anche dei ramponcini che permettono una migliore penetrazione nel manto nevoso anche quando è molto duro, che possono essere o a punta così oppure in questo modo. Le traverse possono essere di alluminio o di acciaio per quello che riguarda i mezzi battipista destinati all'uso su neve, mentre per le versioni estive si usano traverse in gomma. Ecco qua come viene chiuso il cingolo. Nel cast borer abbiamo i due nastri che si sovrappongono e poi vengono pinzati tra queste due piastre e qua avvengono le chiusure su tutti i vari nastri che abbiamo del cingolo. Sul Lightwolf abbiamo un sistema diverso con delle cerniere, sono pinzate al nastro, vengono avvicinate le due estremità del nastro, si inserisce questa spina fermata poi da una coppiglia alla fine, le due estremità sono o pinzate così sul nastro oppure vengono, come in questo caso qua su questo nastro, sono avvitate con delle viti, ma il sistema è lo stesso. Adesso abbiamo imparato come sono fatti i cingoli, quali sono le loro parti, quali sono le caratteristiche tecniche che permettono ai gatti delle nevi di avere questa grande capacità di arrampicabilità. Ogni volta che vedrete un mezzo cingolato, adesso potrete pensare che una delle funzioni principali del cingolo è quella di
di distribuire bene la massa del mezzo e permettere che abbia una pressione a terra molto bassa. Nel prossimo video ci dedicheremo a motore e trasmissione del gatto delle nevi, quindi quali sono le caratteristiche dei motori di questi bestioni e come funziona la trasmissione idrostatica, che abbiamo già accennato essere una trasmissione che non ha le marce. Andremo a vedere in dettaglio come funziona e da quali parti è composta. Prima di chiudere vi ricordo di utilizzare la sezione dei commenti sotto al video. Se avete delle domande, delle curiosità riguardo i gatti delle nevi, sarò felicissimo di potervi rispondere. Se vi piace il video mettete un like, condividete il video con amici a cui piacciono i gatti delle nevi o semplicemente se volete fargli vedere come sono fatti. Se avete piacere che parli di qualcosa in particolare nelle successive puntate, o magari mi soffermi di più su alcune parti che avete piacere di vedere meglio come sono fatte. Per il momento da Prali è tutto, vi saluto con questa splendida line-up dei 3 Lightwolf e del 400, tutti qua allineati a bordo pista. Ci vediamo al prossimo video, ciao!